Fino a questo momento abbiamo scritto del codice con una struttura di controllo lineare. Fondamentalmente ogni istruzione viene eseguita dopo la precedente e via fino alla fine del codice. Possiamo inserire nel nostro codice però delle strutture condizionali che fanno prendere una strada piuttosto che un'altra al verificarsi di certe condizioni. Le due strutture che vediamo oggi sono if then else e poi il select case. Anzi, mettiamo prima il select case, che è un pochino bistrattato. Il select case non viene molto utilizzato, o quantomeno non è particolarmente diffuso, perché cosa fa? Ci consente di andare a definire cosa deve essere fatto nel codice in base a una singola espressione. Quindi noi scriveremo select case, ad esempio il valore di una variabile, e poi avremo case 1, il codice da eseguire se quella variabile vale 1, case 2, il codice da eseguire se quella variabile vale 2, case albero se quella variabile contiene la stringa albero, e via così fino alla fine in cui ci sarà un end select. Quindi la struttura è select case, il nome della variabile o dell'espressione insomma che vogliamo valutare, case valore 1, case valore 2, end select. Subito prima dell'end select possiamo mettere case else, che vuol dire se non cadi in nessuno di questi casi, allora fai quest'altra cosa. Una cosa importante è che man mano che vengono scorsi i casi possibili, il primo che viene verificato viene eseguita l'istruzione e subito il codice poi riparte da sotto il select case, quindi si esce dalla selezione. Ecco, adesso vediamo un attimino come funziona il select case. Qui ho già scritto il codice, vedete che semplicemente io ho una variabile a cui assegno il valore 3 e dico nel select case se A, select case A, quindi se A vale 1, mandami un pop-up con scritto 1, se vale 2, 2, se vale 3, 3. Se non ha nessuno di questi valori, scrivi boh, ok. In questo caso qui, avendo scelto il 3, ovviamente se vado a eseguirla con F5, il messaggio sarà 3. Se io la cambio e ci metto 1, guarda caso, verrà fuori il pop-up con scritto 1. Se gli metto un valore non previsto, ovviamente andrà a dirmi, pardon, capo, andrà a dirmi, oh, non lo so. Ok. Ora, attenzione a una cosa, se noi qui ad esempio mettessimo due volte il case 1, per qualche ragione, e qui magari non so, glielo mettiamo in inglese, ok, sparo. Nel momento in cui qui noi mettiamo 1, il select case si fermerà alla prima riga in cui trova corrispondenza, quindi ci restituirà comunque 1 e poi uscirà, non arriverà alla seconda volta in cui è previsto il caso 1. Ok, questo è importante. Ecco, potremmo anche pensare di andare a dire rispetto a questa variabile A, se è da 1 a 9 mi scrivi nella prima decina, da 10 a 19 nella seconda decina, no? E così dicendo. In questo caso però la sintassi che dobbiamo utilizzare nel case non sarà case minore di 10, A minore di 10, case A minore di 20 e compagnia. Perché vedete, se noi andiamo a eseguire questa routine di cui ho già preparato il codice, con F5 dice da 20 in su. È come se non riconoscesse il fatto che A vale 5. In realtà la sintassi in questo caso qui non dobbiamo riportare A, ma il verbo essere in inglese, la terza persona, se è minore di 10, se è minore di 20, e a questo punto sì che con F5 eseguendola ci viene restituito che è inferiore a 10 il numero. Ovviamente, come prima, se noi qui mettiamo 15 ed eseguiamo, ci dirà tra 10 e 20, quindi va a finire nel secondo caso. L'altra struttura di controllo condizionale che puoi utilizzare nel codice VBA è l'if then else. Struttura molto semplice: if condizione, then codice indentato per leggere meglio, codice da eseguire se quella condizione è vera, else codice da eseguire se quella condizione è falsa, e in fondo and if then else and if. Ok?
dopo l'else non sognarti di mettere degli if then else annidati, perché il codice diventa illeggibile. È un po' come ogni tanto si trova su dei fogli Excel delle formule con degli if annidati che sono lunghissime e non si capisce assolutamente che cosa stia cercando di fare quella formula. È molto meglio, visto che c'è, usare l'else if. Possiamo fare if condizione then, codice da eseguire se quella condizione è vera, else if, altra condizione, codice da eseguire se quella condizione è vera, else if, ancora else if, e alla fine and if. Questo è il modo di usare l'if then else con tante condizioni. Rispetto al select case non valuto solo un'espressione, che è quella che mettevo select case espressione, ma valuto ogni condizione, quindi ho più flessibilità nel costruire degli scenari in cui eseguire il codice che mi serve. Ecco, vediamo un esempio magari. Ecco, vediamo come usare l'if then else. Ho già scritto il codice e qui riporto quello che dicevo prima. Se condizione, allora faccio un qualcosa, altrimenti c'è un altro se, altra condizione, facciamo qualcos'altro e via discorrendo. Se eseguiamo questo codice avendo messo a uguale a 3, ovviamente il message box dirà 3. Come prima, se ci mettiamo un valore che non è previsto e lo eseguiamo, andrà a finire nel else finale e quindi dirà boh, non so che cos'è. Ok, semplice. Complichiamolo un attimo. Vediamo la struttura if then utilizzando l'else if come prima abbiamo fatto con select case, cioè cercando di beccare la prima decina, la seconda decina e via discorrendo. In questo caso la sintassi è più normale, nel senso che scriviamo if a minore di 10 then condizione, espressione, quindi message box minore di 10, else if a minore di 20. Non is minore di 20 come avevamo fatto con il set case, quindi è la sintassi un pochino più chiara. A minore di 20, then message box fra 10 e 19 e poi c'è l'else nel caso in cui mettiamo un numero ancora più grande. E qua la cosa da prestare attenzione è sempre quella che la prima condizione verificata vera, lui esegue il codice e poi esce e va a valle di tutto il blocco if then and if. E un'altra cosa importante rispetto al select case, che qui nella seconda condizione dove abbiamo messo if a minore di 20, noi avremmo potuto anche integrare la condizione dicendo if a minore di 20 and qualcos'altro or qualcos'altro, e quindi arricchire la condizione da verificare per poter eseguire quel codice, cosa che invece con select case non è possibile fare. Questo più o meno l'if then else. Bene, adesso che abbiamo fatto le strutture condizionali stiamo un pochino avanzando nel percorso per cominciare a scrivere qualche programma in Visual Basic un pochino più interessante. Una delle prossime cose che vedremo sono i cicli, quindi reiterare un certo pezzo di codice in modo automatico fino a certe condizioni che si vengono a verificare o un certo numero di volte. Ci vediamo al prossimo video, ciao!